La curcumina è un integratore molto importante, grazie alle sue tantissime proprietà. Esso può essere inserito all'interno di una alimentazione normale, che sia però una sana alimentazione, e anche nel caso in cui si svolga una regolare attività fisica. E la curcumina ha da sola di per sé già una grande efficacia praticamente nel aiutare a dimagrire il soggetto, favorendo l'azione, l'attivazione della macchina bruciagrassi. La curcumina, che oltre ad essere un prodotto ricchissimo praticamente di sali minerali e vitamine, ha questo principio attivo che è molto importante, perché è in grado di determinare il benessere dell'organismo grazie alla sua ormai nota azione antinfiammatoria, in quanto agisce sulla prostaglandine, e per l'azione addirittura antitumorale e antiossidante, ma anche antibatterica, per tutta una serie di motivi che poi andremo a dettagliare. Ed inoltre è molto considerata oggi anche per gli effetti che essa ha sul dimagrimento, in quanto la curcumina sembrerebbe essere in grado proprio di dialogare con il tessuto adiposo, con le cellule adipose. Allora, sottolineando le varie proprietà, prima di andare a vedere il suo effetto in un programma di dimagrimento, lo ricordiamo, la curcumina può essere presa indipendentemente dall'obiettivo del dimagrimento, proprio per le sue azioni antiossidanti appena dette, in quanto è in grado di bloccare quei radicali liberi che possono determinare un rapido invecchiamento cellulare, e quindi, assumendo la curcumina, noi possiamo contrastare i fenomeni di invecchiamento cellulare, quindi del nostro organismo. Inoltre la curcumina, lo abbiamo già detto, ha questa azione antinfiammatoria perché è in grado di ridurre l'espressione delle prostaglandine. Inoltre ha effetti, lo ricordiamo, cicatrizzanti, antibatterici, e poi lo vedremo, effetti anche analgesici, antinfiammatori per le articolazioni. Infatti molti lo danno per un'attività antinfiammatoria, o impreparati addirittura praticamente per calcoli renali e quant'altro. E inoltre la sua azione importantissima è anche quella di ridurre i livelli di colesterolo cattivo, il famoso LDL, ed avere un'azione valida di miglioramento del funzionamento dei vasi sanguigni. Diciamo che consumando la curcumina si può avere un beneficio globale sul metabolismo basale, ma i veri e propri effetti dimagranti del dimagrimento che dà la curcumina sono legati a due funzioni principali: una, quella di attivare la liberazione da parte delle cellule adipose e del tessuto adiposo, che noi sappiamo oggi non essere, come si descriveva una volta nei libri di fisiologia umana, un tessuto metabolicamente inerte, solo un tessuto di accumulo. Assolutamente, si è visto praticamente che il tessuto adiposo, proprio per le sue caratteristiche, regola il metabolismo, in quanto è un organo metabolico a tutti gli effetti, confusioni paracrine e endocrine. Paracrine, cioè le cellule adipose, comunicano fra di loro e liberano degli ormoni, in particolar modo questa sostanza, la adipomectina, che va ad indurre, a stimolare le cellule adipose a sciogliere il grasso, a bruciare il grasso, stimola il grasso bruno a bruciare il grasso bianco, e questa azione praticamente permette la liberazione dei grassi di riserva, che verranno poi utilizzati a livello cardiaco, a livello muscolare in genere, e anche a livello praticamente epatico, e favoriranno anche l'attività o l'inizio, l'innesco della beta-ossidazione, che porta alla chetogenesi,
e quindi all'induzione dello stato di chetosi, proprio perché favorisce praticamente la liberazione del tessuto adiposi praticamente del grasso e aiuta il fegato nel metabolismo dei grassi, ma anche di quei grassi che vengono introdotti con i pasti e sono legati praticamente a pasti ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico, un po' come la carcina, essa è in grado di ridurre l'iperlipidemia postprandiale, che noi non dobbiamo dimenticarlo questo termine, che è importantissimo. Se noi soffriamo di iperlipidemia postprandiale noi stiamo veramente non siamo diabetici, ma stiamo, grazie al fatto che abbiamo insulina in grado di trasformare gli zuccheri in grassi, ma la produzione di grassi che ne consegue da un pasto ricco di carboidrati determina un inquinamento, sporca i nostri vasi. Ecco la curcumina che, oltre ad avere un'azione diretta sull'endotelio basale, ha un'azione indiretta protettiva di questo rispetto praticamente, proprio perché riduce i livelli di colesterolo cattivo e riduce praticamente abbassa i livelli di colesterolo cattivo e di trigliceridi, abbassando l'ipertrigliceridemia postprandiale, l'iperlipidemia. La curcumina poi ha anche un importante effetto, proprio grazie alla sua cattività antinfiammatoria, perché è in grado di ridurre la cosiddetta infiammazione cronica di basso livello, che è quella legata praticamente ai livelli di obesità, al grasso metabolico, che porta praticamente all'innalzamento dei livelli di proteina C reattiva e di altre sostanze, interleuchine e quant'altro, che sono fattori che innescano praticamente l'infiammazione cronica lenta di basso livello del nostro organismo e disturbano praticamente tutto il sistema circolatorio. E inoltre praticamente la curcumina sembrerebbe svolgere un'azione importante sulla mucosa gastrica e intestinale, proprio praticamente per quella capacità che poi vedremo ha di migliorare la funzionalità epatica, favorendo l'iniezione della bile, ed è proprio attraverso l'iniezione della bile che poi riesce ad esplicare un'azione positiva sulla flora batterica intestinale, come praticamente riesce a ridurre i livelli di ritenzione idrica e quindi a combattere la famosa pelle a buccia d'arancia, l'accumulo di tessuti adiposi come le culotte cheval, che molto colpiscono quelle persone, donne anche magre, che tendono però ad accumulare in questi punti particolari o accumulare in modo non adeguato, quindi diciamo non hanno grandi depositi di grasso ma tendono a fare le culotte di cheval antiestetiche e praticamente la pelle a buccia d'arancia, cioè la cellulite. L'altro effetto, oltre alla liberazione della dipeptidylium, la curcumina ha molto importante perché aiuta a indurre la sensazione di fame, in quanto stimola la corretta funzionalità di un ormone, la leptina, che è una molecola che viene prodotta dal tessuto adiposo e va a regolare il senso di sazietà, dicendo al cervello: siamo abbastanza grassi, non abbiamo bisogno di accumulare altro grasso. Cose diverse invece in chi manca della leptina oppure è resistente all'azione della leptina a livello cerebrale, che mangia in continuazione. C'era una famiglia praticamente dell'Asia orientale, dell'Asia praticamente minore, che praticamente i vari iraniani, non vorrei sbagliare, avevano questa mancanza di leptina e tutti i membri di questa famiglia avevano un peso notevolmente aumentato, oltre i 200 kg. Quindi inoltre abbiamo detto la sua azione importante nell'evitare il ristagno dei liquidi, perché favorisce il sistema circolatorio e il sistema linfatico, riducendo i livelli praticamente, cioè la cellulite. Inoltre abbiamo ricordato la sua azione sulla glicemia e sul metabolismo degli zuccheri, favorendo e inibendo riducendo l'iperlipidemia postprandiale. E poi praticamente riducendo anche gli stimoli alla fame, perché riduce praticamente anche gli sbalzi glicemici e quindi i picchi di insulina,
altrettanto importanti da eliminare, sia perché inducono la fame postprandiale, questi attacchi di fame, ma soprattutto perché i picchi di insulina tendono a dare ritenzione di sale, quindi forte ritenzione idrica, e tendono praticamente a favorire l'accumulo del grasso e quindi la lipogenesi, e tendono soprattutto, per gli alti livelli di insulina, e praticamente a condurre il nostro organismo verso una condizione di infiammazione cronica per la produzione di prostaglandine, e col tempo anche sappiamo l'insulina essere un fattore di crescita importante antitumorale, e quindi controllando l'insulina e controllando i radicali liberi, la curcumina viene attribuita un'azione diciamo anche antitumorale. Poi l'ultima cosa che volevo sottolineare era proprio quella che l'uso della curcumina favorisce per la sua azione golagoga e coleritica l'eiezione praticamente della bile, che è la componente più importante delle nostre feci, che pulisce le pareti intestinali dal ristagno di materiale fecale, ma soprattutto di quella flora batterica anaerobica e quella flora afermentativa che libera gli antigeni di superficie come LPS, i lipopolisaccaridi, che sono praticamente le sostanze tossiche del nostro organismo, esplicano un'azione infiammatoria praticamente di deposito del grasso, che vengono spesso ottenuti dando diciamo degli antibiotici agli animali oltre agli ormoni per farli rapidamente ingrassare e gonfiare. Invece praticamente l'uso della curcumina evita quel gonfiore postprandiale legato a questa fermentazione, e ciò reso possibile proprio dalla iniezione di una bile aumentata, perché noi ricordiamo che un soggetto normale dovrebbe produrre da 1 litro a 1,5 litri di bile al giorno, più o meno quanta è l'urina. Quando ci sono fenomeni di ristagno praticamente lungo le vie biliari, praticamente o c'è una flora batterica praticamente non amica, si formano addirittura i sali biliari secondari, desossecolico e litocolico, che sono quelli poi responsabili attraverso la CCE, la circolazione enteropatica, ritornando al fegato per il sistema portale, sono quelli che danno origine al deposito, alla stasi biliare, per la formazione dei calcoli biliari, dai sali biliari secondari, desossecolico e litocolico, come dice il termine litocolico, litos, pietra. Bene, noi dobbiamo quindi capire quanto è importante diciamo assumere questa curcumina per tutto quello che noi abbiamo detto, e soprattutto per quanto agisce sul metabolismo, per effetto che ha sul metabolismo dei glucidi, dei carboidrati, quanto sul metabolismo dei grassi e sulle attuali riserve praticamente di grasso che noi abbiamo già accumulato sia nelle tessuti adipose, e sia l'importante funzione che voglio sempre ricordare della curcumina è l'azione golagoga-coleritica, che la rende sicuramente. La curcumina che noi abbiamo è già arricchita di curcumina e di zenzero e pepe nere, proprio per ottenere quegli effetti benefici di potenziamento che noi vogliamo ottenere da queste compresse praticamente, che ci permettono, che dobbiamo prendere. Come assumerle? Dobbiamo ricordare, dobbiamo assumerle durante, a stomaco pieno, durante il pasto, una a pranzo e una a cena, almeno 2 al giorno. Quindi abbiamo queste pilloliere, 60 capsule, valide per circa un mese.